È stato finalmente reso pubblico lo sparring completo tra Gervonta Tank Davis e Devin Haney grazie al canale YouTube Fight Hype. Se vi ricordate bene, prima del match tra Ryan Garcia e Devin Haney, Ryan sui suoi social aveva diverse volte dichiarato di aver visto queste clip. In anteprima si vede che gliel'avrà fatte vedere qualcuno, o molto probabilmente Gervonta Davis, e vedendo queste clip l'aveva utilizzata, diciamo, come pretesto per fare trash talking e dire sui social che Haney era in netta difficoltà contro Gervonta e stava addirittura andando KO. Finalmente è stato reso pubblico il video, sono 6 riprese totali. Oggi voglio fare una reaction in cui andiamo a vederci insieme questo sparring. Piccola parentesi, lo sparring si era fatto nella palestra di Floyd Mayweather. Una cosa che non ho capito tanto bene, la timeline di questo sparring, cioè ovvero quando sia stato fatto, però sembra che in questo sparring Floyd Mayweather stia dando indicazioni a Devin Haney e stia quasi perculando Gervonta Tank Davis. Infatti lo vediamo diverse volte, succedono delle cose strane. Ora non voglio spoilerarvi nulla, andiamo a vederci insieme questo sparring di altissima qualità, ma neanche dirlo perché sono i due pugili più forti al mondo nella loro categoria. Partiamo subito con questo frame in cui vediamo Floyd Mayweather sulla destra che sta dando indicazioni all'angolo a Devin Haney. E vediamo partire così la prima ripresa. Contrariamente a quanto succede comunque nei suoi match, Devin Haney in questo sparring prende sempre lui l'iniziativa. Cioè lo vediamo, solitamente siamo abituati a vedere un Haney sempre di rimessa, però contro Gervonta in questo caso, nonostante sia un fighter pericolosissimo, è sempre lui che attacca, è sempre lui che fa la prima mossa e porta anche delle belle combinazioni. Qua si fermano per parlare, non si sa bene per quale motivo, e Gervonta lo attacca. Bellissime fasi offensive da parte di Gervonta, ragazzi. A me Gervonta fa impazzire come tecnica, è veramente incredibile da vedere combattere sul ring. Con Haney che comunque dice la sua. Qua c'è Floyd Mayweather che tiene, cioè non ho capito bene questa scena qua in cui vediamo Floyd Mayweather che ad un certo punto durante la fase di clinch si mette in mezzo, anzi no neanche, e tocca Gervonta come per tenerlo. Non ho capito bene il motivo. Comunque Floyd Mayweather se la scassa come in tutti i suoi sparring che fa in palestra, con i suoi regolamenti tutti strani, diventano delle risse praticamente da bar. Oh, bellissima schivata qua da parte di Gervonta. Qua vediamo Floyd che continua a dire qualcosa, solo che non si riesce a capire dall'audio della clip originale, non si riesce a capire perché c'è un casino incredibile. Bellissimo qua il gancio di Devin Haney. Comunque Haney in questo sparring porta delle combinazioni veramente allucinanti. Con un pugile come Gervonta non me la sarei mai aspettata da lui. Qua è sempre Haney che attacca il corpo. Sopra, sotto, bellissima questa cosa di mettere il frame per bloccare la visuale e attaccare e scaricare sotto il diretto destro. Bellissimo, a me piace un sacco. Qua l'ha preso Haney a Gervonta con un bel gancio. In questa fase dello sparring vediamo Gervonta che praticamente è inattivo. Poi guardate qua Floyd Mayweather che tiene per le braccia Gervonta e Gervonta che guarda Floyd che non capisce cosa sta succedendo. Io non so in che rapporti fossero in quel momento Gervonta con Floyd, ma è un po' strano quello che sta succedendo qua. Ancora Floyd che va lì a parlare con Gervonta. Bellissime comunque le schivate, cioè ha delle schivate incredibili Gervonta, ragazzi. Delle skill difensive, cioè guardate come cavolo esce dalle combinazioni di Haney. Spettacolare, passare sotto, pulitissimo. Qua Floyd che se la scassa. Questa dovrebbe essere la fine della prima ripresa e l'inizio della seconda ripresa. Ecco, qua succede una cosa veramente strana. Gervonta Davis non si sa bene per quale motivo si gira ad un certo punto per parlare con qualcuno, ma succede diverse volte questa scena, cioè
In questo sparring c'è Gervonta che si gira continuamente per parlare con qualcuno. E qua succede una cosa che non ho ben capito. Gervonta continua a parlare con Haney che attacca. Haney non si ferma, Haney continua ad attaccare. Gervonta parla con Floyd, parla con la gente. Quanto cazzo vorrei capire cosa sta dicendo, il motivo di sta cosa, perché mi ha fatto stracurioso. Però si ritorna con quella fase di sparring con Haney che attacca e Gervonta che cerca di contenere Haney. Bellissima la schivata. Ecco, qua si ferma. Qua succede una cosa stranissima di nuovo. Si gira per parlare Gervonta e Haney cosa fa? Haney va e lo attacca. Cioè, io non... Ma la cosa ancora più strana di questa scena è che lo attacca e la faccia di Gervonta è tipo: ma davvero? Cioè non è che si incazza o qualcosa, si gira e gli dice: ma davvero bro? Perché? Guardate sta scena. Boom! E Gervonta si gira praticamente come nulla fosse e continua lo sparring. Sinceramente pensavo degenerasse in rissa subito. E invece calmissimo Gervonta, come se della serie O non l'ho neanche sentiti i tuoi colpi. Qua si mette in mezzo gente e succede un mezzo casino. Poi non si è capito cosa... Cioè è degenerata per qualche motivo. Si vede che Gervonta avrà insultato qualcuno che si è messo di mezzo. Là all'angolo comunque stanno litigando, non si sa bene per quale motivo. Comunque c'è da dire ragazzi che nella palestra di Floyd Mayweather queste cose sono all'ordine del giorno. Abbiamo visto diverse volte diversi sparring in cui praticamente mette al centro del ring due che si picchiano scommettendo soldi, fanno le scommesse di soldi e tutto quanto e diventa una rissa da bar. Ora Gervonta va di nuovo a parlare con Adrian Broner all'angolo e lo sparring ricomincia. Con Gervonta alle corde, Devin Haney che comunque riprende la sua fase offensiva. Bellissima pulizia tecnica di entrambi, cioè di cosa stiamo parlando? Gervonta continua a parlare. Continua a parlare nonostante tutto schiva i colpi di Haney. Ma devo essere onesto, in questo sparring sembra aver fatto qualcosina in più, almeno fino ad adesso, Haney. Bellissima comunque le schivate di Gervonta alle corde. Stupendo. C'ha comunque una precisione nelle schivate e un controllo comunque del ring che è incredibile. Bellissimo qua. Combinazione di rientro di Gervonta. Mamma mia, mamma mia. Guardatevi bene questa schivata. Cioè, guardate che cavolo di schivata che fa Gervonta Davis. Cioè, al millimetro proprio. Spettacolare. Con Floyd che cerca di incitarli. Bellissimo. Diciamo che qua alle corde Gervonta avrà preso sì e no un colpo, due, puliti. Dico colpi puliti. Bravissimo a schivarli tutti quanti. Qua Gervonta sta parlando con Floyd che sta continuando a, non lo so, minacciarlo. Dice: sai che c'è Gervonta, se butti giù il mio allievo ti licenzio dalla The Money Team Promotion. Gervonta poco attivo, In tutta questa fase di sparring Gervonta è stato veramente pochissimo attivo, ha fatto veramente poco, è stato sulla difensiva, ha cercato di contenere comunque la fase offensiva di Devin Haney. Poi ogni tanto metteva gli sprint, come vedremo più avanti. Però per lo più ho visto bellissime combinazioni da parte di Haney, che ha sempre attaccato. Ora fase offensiva, un po' di pressione da parte di Gervonta, che taglia la distanza. Mamma mia, che
tombolate. Cioè, i colpi comunque di Gervonta, ragazzi, si sentono veramente tanto. Cioè, senti proprio l'esplosione dei colpi, nonostante utilizzi 16 once. Cioè, a dire che quando mette il turbo Gervonta è veramente difficile stargli dietro. Guardate che colpi che sta subendo Devin Haney. Lo sta ribaltando da una parte all'altra. No, non ce n'è. A livello di forza si nota veramente tanto la potenza dei colpi di Gervonta. Cioè, ogni colpo fa rimbalzare da una parte all'altra Devin Haney. E qua si mette in mezzo Adrien Broner per salvargli. Se non sbaglio, quando è successo il trash talking tra Ryan Garcia e Devin Haney, Ryan aveva detto qualcosina a proposito di questa parte della clip, che Adrien Broner gli ha salvato, diciamo, la vita dall'andare KO contro Gervonta proprio in questa fase di sparring. Anche se in realtà, devo essere sincero, era in difficoltà Devin Haney, però non mi sembrava da intervento da parte di Broner, che non capisco il motivo. Infatti anche Haney dice: perché? Perché vi state mettendo in mezzo? Ed infatti subito al centro del ring Haney e Floyd che fa uscire fuori tutti quanti. Qua Gervonta di nuovo si gira per parlare con qualcuno, sembra che gli fa cenno ad Haney: oh, guarda lì cosa sta succedendo. Si fermano per un pochettino, però qua c'è Floyd che dice a Gervonta praticamente di girarsi, con Gervonta che va a parlare di nuovo. Cioè, non capisco, vorrei capire perché, il motivo del perché Gervonta si gira per parlare con la gente. Floyd comunque va lì, gli dice: girati, combatti. Vede che Gervonta non si gira e qua arriva il pezzo bello e gli dice: senti, sai che c'è? Gli dice a Haney: sai che c'è? Attaccalo, vai, colpisci. E vediamo Haney che lo colpisce da dietro. Cioè, succedono delle cose assurde in questi sparring. Io veramente non riesco a capire cioè, arbitraggio qua zero. Si tratta veramente di rissa da bar. Qua sembra essere finita un'altra ripresa. Comunque, ragazzi, non so se avete notato, Floyd Mayweather è il più sudato dei due che stanno combattendo. Cioè, talmente tanto sta urlando che sta sudando più degli altri. C'ha bisogno pure lui dell'asciugamano. E qua incita Haney ad andare di nuovo a combattere. Qua in questa clip sta parlando, c'è Gervonta che sta parlando con Adrien Broner, che tra l'altro i due sono amici. Non ho capito bene neanche qua. Magari uscirà qualche notizia del perché, cosa sia successo in questo sparring. Qua riprende subito ad attaccare Devin, che porta alle corde Gervonta. Gervonta che fa cenno: nah, non lo sento. Nah, non sento nulla. Comunque i colpi di Haney non si sentono proprio minimamente. Cioè sembrano non avere alcun effetto, neanche, non lo spostano neanche Gervonta. Però nonostante tutto, a parità di colpi comunque portati in questo sparring, Haney ne ha portati molti di più. Qua vediamo un altro sprint di Gervonta. Dinamica veramente strana in questo sparring. Qua Gervonta di nuovo nella sua fase di difensiva. Ogni tanto porta qualche colpo, però si tiene comunque sempre sulla fase difensiva. Bellissimi montanti a martello, ragazzi, da parte di Devin Haney, stupendi. Solo che ovviamente è difficile farli entrare con i 16 once. Gervonta di nuovo alle corde.
Anche se, nonostante il volume di colpi che porta Haney, cioè sono pochi, se ci fate caso, sono pochi quelli veramente puliti che entrano, che sembrano avere effetto su Gervonta. E c'è da dire che ogni volta che mette il turbo Gervonta, Haney fa sempre 2-3 passi indietro. È lo sparring penso più parlato al mondo. Cioè Gervonta in questo sparring ha parlato più che combattuto. Questo per farvi capire che il trash talking da loro comunque in America, ragazzi, è proprio uno stile di vita. Cioè proprio viene proprio naturale. Anche durante le fasi di sparring c'è del personale. Quindi ovviamente quando si arriva poi ai match c'è tanto materiale. Qua c'è Floyd che sta cercando di dare indicazioni sul gancio ad Haney e gli dà le pacche sul culo. Della serie vai, vai, picchialo. Solo che come cazzo fai a picchiare uno come Gervonta? Come fai a picchiare uno come Gervonta? La maggior parte dei colpi comunque, se ci avete fatto caso da parte di Haney, sono tutti sui guantoni, arrivano tutti sui guantoni. Puliti, puliti, al viso. Pochissima roba. Questo ovviamente è merito di Gervonta, che è bravissimo nelle fasi difensive, sia a coprirsi che a schivare. Ci prova di nuovo Haney. Però niente, non hanno tantissimo effetto i suoi colpi. Ma Floyd lo incita. È stato strano. Non ho ben capito qua il ruolo di Floyd all'interno di questo sparring, perché sono entrambi pugili suoi della sua scuderia. Quindi non capisco come mai stava dando più consigli ad Haney che a Gervonta. Cioè, sembrava molto di parte. Anzi, sembrava fare di tutto per mettere in difficoltà Gervonta. Qua è entrato un bellissimo gancio da parte di Haney. Bellissimo a colpire sopra e sotto. Però qua di nuovo sui guantoni. Bello. Qua vedo un po' provato comunque Haney, che sta cominciando a sbracciare un po' i suoi colpi. E Gervonta è niente, impassibile. Gervonta è sempre là che aspetta. Sta facendo niente. Sempre là che sta aspettando. Ovviamente, ragazzi, stiamo parlando dei due pugili più forti al mondo, ma allo stesso tempo penso che Gervonta sia inarrivabile. Attualmente penso sia uno dei pugili pound for pound migliori nella sua categoria di peso, se non anche qualche categoria in meno e qualche categoria in più, e batterebbe tranquillamente tutti. Bellissima qua anche la fase offensiva di Haney, che comunque ci prova. Comunque, nonostante i suoi colpi non abbiano tutto questo effetto, lui comunque ci prova. Qua Gervonta però si vede quando mette il turbo, cioè guardate che scazzottate, guardate che pugni sia al corpo sia al viso che porta Gervonta. Cioè guarda, lo sposta, cioè lo sta spostando coi colpi, ragazzi. Gli sta facendo fare il saltino. No, bellissimo. Mamma mia. Guardate l'impatto dei colpi ogni volta che arriva un gancio montante di Gervonta. Fa male, si vede proprio che fa male. Infatti in questa fase c'è praticamente solo Gervonta che sta attaccando. Penso sia la penultima ripresa questa. Parte la quinta. E qua di nuovo si fermano per parlare. Con Haney che cerca di colpirlo nonostante Gervonta non sia attento. Non riesco a capire cosa dice Floyd, c'è troppo casino. Gervonta qua continua a parlare.
Mamma mia, che colpo di rimessa che c'ha Gervonta. Cioè lì è uno dei classici pugili che devi fare attenzione proprio. Non puoi chiudere gli occhi neanche una volta. Qua però è entrato il gancio di Haney. E Gervonta che lo incita a colpire. Qua bellissimo. Sono entrati due bei diretti da parte di Haney. Molto altalenante comunque in questo sparring Gervonta. Passa molto dalle fasi in cui non porta neanche un colpo alle fasi in cui praticamente sta attaccando solo lui. E infatti si vede che è un fighter pericoloso. Ogni volta che comincia ad attaccare Haney difensiva. Difesa totale. Sa già che tanto non può contrattaccare con un pugile così. Siamo di nuovo nella fase in cui Haney attacca. Non ho capito perché è entrato un altro membro del Bout Billions. Quello si vede che è dalla parte di Bout Billions è il brand praticamente di Adrian Broner, o il soprannome di Adrian Broner, non mi ricordo bene. Pugile che tra l'altro stratalento della palestra di Floyd, ma che purtroppo si è giocato malissimo la sua carriera. Broner era uno di quei pugili che io seguivo veramente tanto, mi piaceva un sacco il suo stile. Che lo vediamo inquadrato là in fondo a destra con gli occhiali da vista e la canottiera bianca. Qua ci prova Haney, però non riesce ad essere efficace con Gervonta. Mamma mia, bellissimo. Cioè, guardatevi le schivate, ragazzi, di Gervonta. Cioè, guardate come esce dalle corde. Cioè, pulitissimo, pulitissimo. E nonostante tutto c'è anche tempo per parlare con le persone. Niente, questo dovrebbe essere la fine dello sparring tra Gervonta, Tank Davis e Devin Haney. Che dire, ragazzi, veniamo alle conclusioni finali di questo sparring. Sparring veramente interessante ma veramente strano da entrambe le parti, con un Devin Haney molto focalizzato a portare le sue combinazioni, a fare comunque il suo gioco. Dall'altra parte Gervonta che mi è sembrato molto, non lo so, sulle nuvole. Non mi è sembrato un Gervonta Davis che prende seriamente lo sparring e cerca di dare veramente il massimo. Ha messo tipo i piedi sull'acceleratore in un paio di azioni, però nulla di più. Ogni volta però che ha messo il turbo abbiamo visto in netta difficoltà Devin Haney, che perché i colpi di Haney, nonostante siano puliti, precisi, quello che volete, però anche se arrivano a destinazione non li accusa, Gervonta non li accusa. Ricordiamo Gervonta Davis, ragazzi, che fa sparring, è abituato a far sparring con gente dei pesi medi, pesi super medi, e nonostante faccia sparring con quelli di categoria superiori è arrivato anche a buttarli giù comunque in sparring. Ci sono delle clip su YouTube che erano uscite in cui mette KO un ragazzo pugile professionista che è tipo categoria dei medi, categoria dei pesi medi. Sì, comunque in ogni caso non mi è sembrato un Gervonta che ha preso seriamente questo sparring, cercava di giocare, fare trash talking. Non si è capito poi in questo sparring il ruolo di Floyd Mayweather, cioè cosa stava cercando di dire, che indicazioni stava cercando di dare a Devin Haney, e praticamente perché si metteva sempre in mezzo, cioè perché gli teneva le braccia a Gervonta e gli diceva comunque all'altro di attaccarlo anche con colpi da dietro, cioè colpi proprio da infame da dietro. Nonostante i colpi da dietro non mi sembra comunque sia sfociata in rissa, si vede che comunque il rapporto fra i due è di amicizia, non mi è sembrato un Gervonta cattivo. Ce ne sono tante altre clip di Gervonta Davis che fa sparring con altra gente e lì lo vediamo veramente cattivo, cioè addirittura che la gente si incazza e litigano addirittura una volta finito lo sparring. Qua mi è sembrato comunque uno sparring amichevole nel quale ho visto impegnarsi seriamente Devin Haney, ho visto giocare un Gervonta Davis che praticamente ha preso molto alla leggera questo sparring. Qua lo dico, qua lo nego, avesse preso seriamente dalla prima ripresa questo sparring sarebbe finito KO Devin Haney. Questa è la mia impressione.
Fatemi sapere poi ovviamente voi sotto nei commenti cosa ne pensate. In ogni caso, prima di concludere il video, Gervonta Davis ha combattuto lo scorso sabato contro Frank Martin e al termine del match, che ovviamente si è portato a casa e anche in questo caso per KO, alla fine del match è salito praticamente alle corde sul ring per parlare Ryan Garcia, cioè Ryan Garcia si è messo a parlare a Gervonta Davis. E poi è uscito una clip di Ryan Garcia in cui diceva che forse ci sarà una rivincita tra i due. Secondo me non ha tanto senso ora come ora, nonostante Ryan Garcia abbia assunto comunque più sicurezza dopo il match contro Haney, lo vedo ancora comunque un avversario inarrivabile e un match troppo presto da fare per lui di nuovo contro Gervonta. Secondo me finirebbe alla stessa maniera. Vorrei vederlo contro Lomachenko per vedere come gestisce come un pugile intelligente come Lomachenko riuscirebbe a gestire un pugile preciso e potente come Gervonta. In ogni caso fatemi sapere ragazzi voi cosa ne pensate dello sparring tra Devin Haney e Gervonta, come vi è sembrato e se avete capito qualcosina in più del trash talking che era successo sul ring. Magari qualcuno di voi sa bene l'inglese ed è riuscito a captare magari il motivo, le argomentazioni che praticamente hanno parlato per tutto il tempo durante lo sparring. Noi ci vediamo al prossimo video. Os!